Mi viene chiesto spesso come comportarsi, cosa fare quando l'altra persona vuole di più all'interno della relazione. Molto spesso le relazioni tendono a finire per questa ragione, proprio perché l'aspettativa di desiderare qualcosa di più, che poi sia un'attenzione o qualsiasi altra cosa, da parte dell'altra persona, genera una sorta di scompenso, mettiamolo tra virgolette, all'interno della relazione, che poi porta a farsi tutta una serie di pensieri e a volte anche interessarsi ad altre persone e chiudere la relazione. Quindi come comportarsi quando l'altra persona vuole di più all'interno della relazione? Te lo spiego all'interno di questo video. Spesso può succedere di vivere una relazione che barcolla un po', nella quale non ci sono dei punti di attracco, ecco, per spingere il rapporto ad un'evoluzione successiva. E quindi cosa accade? Accade che si presentano appunto le cosiddette aspettative. Quindi io mi aspetto che l'altra persona sia più comprensiva, mi aspetto che l'altra persona sia più dolce, mi aspetto che l'altra persona sia più un amante, che sia più prestante, ecco, anche in termini di intimità. Ecco, ci sono tutta una serie di aspettative che poi vengono innescate quando la relazione di base non mantiene il giusto equilibrio. Ora ti chiedo, ti è mai capitato di vivere un momento della relazione al top, al pieno proprio della felicità e della serenità e della tranquillità? Ecco, ora ti chiedo, c'è un momento in cui invece hai pensato che quella relazione fosse qualcosa di pesante da portarsi dietro, qualcosa di tossico a tratti, qualcosa di poco tranquillo, poco sereno, mettiamo quello che vogliamo. Ora, quello che io ti chiedo è di fare il paragone tra queste due condizioni e cercare di capire qual è l'elemento che determina tutto ciò, nel senso positivo e nel senso negativo, ok? Ti chiedo questo semplicemente perché quando l'altra persona si aspetta di più da parte nostra, o viceversa noi ci aspettiamo di più da parte dell'altra persona, vuol dire che si è rotto qualcosa in termini di equilibrio, in termini di equilibrio emotivo. Quindi cosa significa questo? Significa che le emozioni che intercorrono tra te e l'altra persona non vengono comprese da una parte e dall'altra. Se l'altra persona è triste, tu non lo sai. Se tu sei angosciato, ecco, l'altra persona in quel momento non riesce a catturarlo, a comprenderlo, a capirlo. Ok? E quando non c'è questa comprensione emotiva, quindi che crea a sua volta un equilibrio emotivo, cosa accade? Accade appunto che subentrano le cosiddette aspettative. Voglio di più, voglio ancora di più, voglio ancora di più, l'altra persona non soddisfa queste aspettative, chiudiamo la relazione. Semplice, tanto ci sarà qualcun altro o qualcun'altra lì fuori che ti potrà dare qualcosa di più, potrà soddisfare queste aspettative. In realtà queste aspettative non verranno mai soddisfatte fin quando non si crea appunto questo equilibrio emotivo, ok? E per farlo bisogna saper ascoltare l'altra persona. Bisogna saperle ascoltare quelle emozioni, chiedendo anche cosa provi in questo momento. Cosa senti quando hai quell'espressione un po' triste? E quando sei così indifferente, cosa vivi? Cosa c'è realmente che ti affligge? Ecco, questo significa raggiungere un equilibrio emotivo per poi appunto evitare le cosiddette aspettative all'interno della coppia e anche dopo la rottura, spesso capita. Spero che questo video ti sia stato utile. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach. In descrizione troverai tanti contenuti gratuiti di cui potrai godere e perché no, seguimi se ti fa piacere, perché di settimana in settimana pubblico veramente tanti e tanti contenuti che molto probabilmente potranno esserti di aiuto, soprattutto quando si vivono problemi di coppia, fine delle relazioni, eccetera, eccetera, che poi sono le qualifiche per le quali io mi sono specializzato. Un abbraccio e alla prossima. Ciao!